Onegaishimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Senza dubbio il karate è un'arte molto rispettata nel mondo delle arti marziali, ma è anche un'arte che ha molti lati un po' oscuri e non proprio limpidi. E ve lo posso dire io che oramai pratico ed insegno questa disciplina da moltissimi anni. Infatti in tutti questi anni che ho dedicato al karate e alle arti marziali in generale, ho notato una serie di situazioni nel tempo che i praticanti di karate sicuramente prima o poi si ritroveranno davanti. E come ho detto, non c'è forse persona più adatta di un maestro di karate per potervi elencare questi elementi e oggi voglio condividerli con voi. Perché predicare bene è un conto, ma poi la realtà dei fatti a volte è molto diversa. Perché quando si pratica il karate a un livello serio ci sono alcune cose di cui dobbiamo essere consapevoli e oggi vi elencherò ben 16 elementi che possono essere negativi per chi pratica questo stile di arte marziale. Partiamo dal primo: il karate può essere molto costoso se ti affidi al karate sportivo. Praticare il karate potrebbe sembrare una grande idea fino a quando non ti rendi conto di quanto costa seguirlo, soprattutto sul lato sportivo. Ma non solo. È vero che ci sono molte scuole da prezzi onesti, ma i prezzi delle classi, dei corsi non sono uguali per tutti e dipendono molte volte dalla scuola o dalla città dove abitiamo. Si parte da una cinquantina di euro al mese, ma in genere ci sono scuole che si fanno pagare anche fra gli 80 e i 100 euro, che a mio avviso è una quota molto alta. Oltre a questo, in molte scuole c'è un karategi che viene indossato per ogni lezione e uno o più gi di marca che vengono indossati invece durante le competizioni. Tutti gi che costano veramente tantissimi soldi. Oltre a questo c'è da considerare l'iscrizione alla gara, che in genere costa dai 20 ai 30 euro. Inoltre spostamenti e trasferte saranno di solito sempre a carico dell'atleta. Gli esami sono a pagamento e alcune federazioni hanno veramente dei prezzi che sono fuori portata. Mentre addirittura ci sono scuole che si fanno i prezzi fai da te, chiedendo soldi per il corso di preparazione all'esame e poi alla fine una cifra molto alta per gli esami stessi. Insomma, tutte queste cose messe insieme fanno salire il costo annuo del karate di parecchio. Secondo lato oscuro, i karateka si feriranno e proveranno dolore inevitabilmente. Quando pratichi karate, specialmente nei primi tempi, c'è il rischio di farsi male seriamente. Un calcio, una leva, una caduta in modo sbagliato possono finire in arti slogati, rotti, lividi, colpi, tagli e tante altre cose. Se non vuoi farti del male, devi assicurarti di essere cauto quando pratichi il karate e soprattutto di affidarsi ad una scuola dove il maestro ha bene a cuore la salute dei suoi allievi. Insomma, dobbiamo diffidare dai dojo tipo Tana delle Tigri. Gli allenamenti infatti devono essere fatti in modo accurato. Esercizi inventati e fuori controllo potrebbero seriamente portarvi dei seri problemi. Nonostante tutte le accortezze, il rischio di farsi male è comunque più alto di quello che credete. Certo, non alto come quelli di altri sport, comunque la soglia dell'attenzione deve essere sempre alta. D'altra parte c'è chi invece pratica un tipo di karate senza mai provare cosa vuol dire davvero combattere seriamente. In quel caso sicuramente non vi farete quasi mai male, ma sicuramente di karate imparerete ben poco. Andiamo al terzo punto: il karate è duro per il corpo e difficile per la mente. Il karate è un'arte estenuante e faticosa, assorbe l'energia e stanca completamente il corpo. Per questo motivo bisogna prestare anche particolare attenzione a dare alla mente un allenamento. Il karate è un'arte per le persone che pensano ed elaborano e che mantengono la mente vigile. Ma senza dubbio ci saranno periodi dove sarete stanchi sia mentalmente che fisicamente. Questo è il karate, non ci sono sconti. A livello mentale a volte è molto più difficile portare avanti il karate che non a livello fisico. Quarto punto: nel karate non c'è stagione di allenamento e infatti richiede molto tempo. A differenza di altri sport, il karate non è uno sport stagionale, le lezioni continuano in genere quasi tutto l'anno e gli studenti si allenano e migliorano costantemente e questa è una cosa non proprio per tutti. Punto numero 5: il karate può essere usato per comportamenti violenti. Mentre agli studenti di karate viene insegnato a usare la loro abilità solo in una lotta equa, in caso di estrema necessità e in modo sempre responsabile, a volte purtroppo ci sono studenti che rinunciano a questo consiglio e usano le loro abilità per essere violenti o ferire altre persone. Anche in questo caso gli insegnanti naturalmente hanno una grossa responsabilità. Punto numero 6, ragazzi, il karate è veramente difficile da capire. Il karate rispetto ad altre arti marziali non è semplice né da praticare né da capire.
Farete sempre molta fatica a capire tutti gli aspetti che questa disciplina si porta dietro. Questo anche perché il karate è veramente antico e quindi durante tutta la sua esistenza ha sviluppato tantissimi concetti e modi di allenarsi. Concetti che per molte persone oggi sono particolarmente impossibili da capire a volte e infatti ci vorrà davvero molto tempo per capire e apprezzare la filosofia del karate. E per tempo intendo davvero molti anni. Fino ad allora, fino a quel momento, infatti avrete solo una conoscenza superficiale del karate, anche se a molte persone sembrerà in realtà di averlo capito. Punto numero 7, il karate può farti perdere altre opportunità nella tua vita. Eh sì, è proprio così. Quando una persona si dedica all'apprendimento e alla pratica del karate, fa proprio questo, dedicarsi. Il karate è un'arte che può essere abbastanza dispendiosa in termini di tempo. Il karate richiede tempo, a volte molto tempo. Così tanto tempo a volte che diventa difficile essere coinvolti in molto altro. E quindi in effetti in alcuni casi sì, ci si può aspettare di essere così profondamente assorbiti dal karate che ci sarà poco tempo per notare altre opportunità intorno a noi. I veterani che praticano karate lo sanno e a volte per loro è solo una questione di priorità. Per loro il karate verrà sempre prima. Punto numero 8, l'addestramento del karate può portare i più giovani a ottenere un falso senso di sicurezza. Quando i più giovani imparano il karate possono diventare eccessivamente fiduciosi nella loro forza fisica e nelle loro abilità di combattimento. Questo potrebbe portare le persone più giovani a trovarsi in situazioni conflittuali potenzialmente pericolose, oppure possono essere portati a decisioni sbagliate in base alle loro reali capacità che hanno. Punto numero 9, non tutte le scuole di karate offrono una formazione adeguata. Sfortunatamente non tutti gli istruttori e gli insegnanti di karate sono uguali. Se lavori con un istruttore sbagliato potresti sicuramente avere un'idea sbagliata di ciò che è veramente il karate. E questo potrebbe tagliarti fuori dall'arte per tutta la vita. La cosa negativa è che molte volte non è possibile accorgersi se il maestro in questione è davvero un valido insegnante, facendovi perdere così molto tempo. Andiamo al numero 10, i colori della cintura non indicano davvero il livello di abilità. La maggior parte delle persone pensano che una cintura nera nel karate sia un segno di abilità, ovvero un esperto. Una cintura nera determinerà quanto tempo e sforzo una persona ha messo nel karate, ma la cintura nera non indicherà mai il suo livello di abilità. Difatti una cintura nera è in realtà un grado intermedio del cammino del karate. Il karate infatti utilizza un sistema di classificazione chiamato sistema Q-Dan. Q si riferisce alle cinture sotto la cintura nera, dopo le cinture colorate inizieranno i Dan, che sono i gradi che iniziano con la prima cintura nera. Nel karate ci sono tra i 6 e gli 8 gradi di Q e poi circa 10 gradi per il Dan. Vuol dire essenzialmente che la cintura nera è proprio a un grado intermedio della scalata del karate. Punto numero 11, il karate può veramente influenzare la tua vita sociale. Qualcosa che puoi notare nelle classi di karate avanzate è che gli studenti prendono davvero molto sul serio l'arte marziale che praticano. Questo perché il karate richiede una notevole quantità del loro tempo. Saranno infatti sempre molto impegnati a coltivare i loro allenamenti e la loro forma psicofisica e quindi con molta probabilità non li vedrai mai passare il tempo a fare cose che altri fanno, che non praticano. Il karate diventa così davvero la via da seguire, un modo di essere e di pensare. Non è fanatismo ma consapevolezza che attraverso questa disciplina si può essere migliori. Punto numero 12, molte ore di allenamento del karate possono portare a avere dei disagi. Qualcosa che si vede spesso nelle classi di karate è che le persone si stancano, restano delusi e non soddisfatti dai loro progressi. Con così tante ore di allenamento e un corpo costantemente messo sotto pressione e molte volte dolorante, è molto facile scoraggiarsi e lasciarsi abbattere dalla sfiducia. A volte l'atleta di karate deve oltrepassare veri tunnel oscuri che lo portano a vivere con stress alcuni periodi. Ne potrebbe uscire rafforzato nel carattere e nella determinazione se riuscirà a superare questi periodi. Tuttavia però in questa fase molte persone invece si sgretolano e abbandonano definitivamente l'arte marziale. Punto numero 13, la dedizione al karate potrebbe dettare il tuo stile di vita. Questo probabilmente è uno dei punti più importanti. Quando pratichi seriamente karate e frequenti regolarmente le lezioni, vorrai vivere uno stile di vita favorevole agli allenamenti ad alta energia e fisicamente impegnativi. Quasi sicuramente cercherai di adottare una dieta che supporta le tue esigenze fisiche, berrai una certa quantità di acqua, dormirai abbastanza. Insomma, cercherai di concentrarti sulla tua forma fisica. Durante il giorno penserai al karate per cominciare a incanalare le tue energie in vista della lezione. Pensate però che tutto questo è nettamente diverso dalla vita che vive una persona normale.
In pratica il karate sarà una sorta di binario che vi terrà sempre sulla strada migliore per il vostro corpo e per la vostra mente. Punto numero 14, il karate include alcune tecniche fondamentali veramente difficili da capire. Alcune tecniche del karate possono essere giustamente descritte come tecniche veramente spettacolari, mentre altre tecniche sembreranno prive di efficacia e molto difficili da capire e da applicare. C'è da capire che il karate non è un'arte istantanea, ha bisogno di una certa preparazione e di essere compresa prima di restituire delle grandi potenzialità. Punto numero 15, il karate, se gestito in modo errato, può trasformare alcuni bambini in bulli. Eh sì, se stai pensando di coinvolgere tuo figlio nel karate, potresti dover considerare quanto tempo invece dovrai investire anche tu nel seguire la sua pratica. Quando ai bambini viene insegnato uno stile di combattimento, a volte violento, questo potrebbe innescare una predisposizione al bullismo. È importante che il genitore si ritagli un po' di tempo per sforzarsi di supervisionare la pratica del proprio figlio. Se scorrete indietro nel mio canale troverete un video, per chi è interessato a questo argomento del karate e del bullismo, di un video che ho già fatto diverso tempo fa, cercatelo e lo trovate. Ultimo punto, non ci sono scuole di karate decenti in tutte le città. Ci sono centinaia di migliaia di scuole di karate, ma purtroppo le scuole di karate non abbondano in tutte le città. Potrebbero esserci diversi dojo nella tua zona, ma la domanda è: sono scuole di formazione decente? È una buona idea cercare le qualifiche degli istruttori con cui lavoreremo e anche scoprire un po' di più sulla storia della scuola. Perché ragazzi, uno dei lati negativi di quest'arte sono veramente i maestri improvvisati. Fatemi sapere se siete praticanti di karate e se avete riscontrato questi lati. Se invece non praticate karate e fate un'altra arte marziale, fatemi sapere i lati negativi o un po' oscuri della vostra arte marziale. Ragazzi, continuate a iscrivervi al canale, condividete i miei video, ricordo che il canale non è monetizzato e potrete vedere così ogni video senza mai essere interrotti dalla pubblicità. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato! この時を待ってたぜ